Ma salve amici e bentornati sul canale. Sono molto contento che l'ultimo video della potatura verde vi sia piaciuto. Per me è una lavorazione pressoché fondamentale, quindi volevo riportarvi semplicemente un po' la mia idea, i miei pensieri, anche perché, come ho già detto, la vigna è un po' un pensiero personale. Ognuno di noi ha il proprio metodo e non voglio entrare nei metodi degli altri, né tantomeno fare il professore. Sono contento che qualche utente mi ha scritto in privato per sapere delle informazioni perché aveva problemi con la fruttificazione, non riusciva a portare i grappoli. Ci sono molte informazioni che potete chiedermi senza problemi. Ma oggi siamo tornati qui con la uva da tavola e un pergolato da potare perché l'idea generale della potatura verde è sempre la stessa, però sulla vite da uva da tavola si fanno altre operazioni, più che altro perché queste piante, essendo vicino alla mia abitazione, cerco di tenerle anche in ambito estetico, quindi devono essere anche belle da vedere, non solamente efficaci, anche perché dovete sapere che qua non è recintato, sono a ridosso di un bosco dove cinghiali, daini e tutti gli altri animali me le fanno fuori i grappoli, quindi è raro che poi alla fine io mangi l'uva. Però, essendo uva moscato, se riesco a mangiarne qualche chicco, sono molto contento. Prima di cominciare la lavorazione vi ricordo semplicemente di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, perché no anche un bel commento, e vi aspetto anche su Facebook. Mi raccomando ragazzi, venite perché c'è una bella comunità che piano piano sta crescendo. Poi vi faremo notare che anche quest'anno faremo il pellegrinaggio a Ferragosto, quindi se qualcuno di voi vuol venire vi lasceremo tutte le informazioni appunto su Facebook e vi aspettiamo. Cominciamo la potatura e vediamo insieme un po' la situazione. Allora amici, a differenza della potatura che ho fatto nella vigna, qua tutti gli scarti li andremo a mettere nella carriola, anche perché qua c'è il cemento, c'è il pavimento, quindi non voglio fare sporchi davanti alla mia abitazione. Quindi andremo a pulire la pianta, gli sporchi li porteremo via. A differenza della potatura che viene fatta nel vigneto, questa pianta riceve acqua, quindi i grappoli li lasceremo tutti. Tutte le sere io praticamente annaffio in questa parte perché tutti i fiori e tutte queste cose. Chiaramente i ributti che non hanno frutti li togliamo perché vanno a togliere energia, anche perché dovete sapere che le piante da uva da tavola, quelle lì che si mangiano anche d'estate al mare, sono molto ricche di acqua, quindi c'è bisogno di dargli tanta acqua e c'è bisogno anche di non dargli troppo stress perché se no muoiono. Quindi li puliamo anche perché, come vi ho già detto, sarà frutto per gli animali, ma noi non abbiamo nessun problema, li vogliamo bene agli animali e quindi anche il loro territorio, e per me se mi mangiano un chicco d'uva o mi rubano tutta l'uva mi va benissimo. Cominciamo la potatura, cominciamo a levare la roba che diciamo non serve, chiaramente rilasciamo una foglia sopra i grappoli per non andare a bruciarle. Uno, stacchiamo sempre con delicatezza. Due, bisogna stare attenti perché se si tira troppo si cerca poi alla fine e si riesce poi nel portare via ogni cosa, è quello che non vogliamo noi. Questo lo togliamo perché non ha frutti. Uno, tanto li mettiamo in terra e poi li portiamo via. Vedete, qua c'era un altro, lo andiamo a togliere, tanto questo qui non ha niente. Questo anche. Questo c'ha questo grappolo qui, c'ha già la foglia sopra, quindi lo lasciamo in questo modo. Questo si toglie perché non serve. Come vedete in poco tempo si riesce a pulire la pianta velocissimamente, anche perché sono fortissime adesso, sono bellissime. Questo lavoro io lo faccio anche perché poi le tratto queste pochissimo, molto meno della vigna, però un qualcosina glielo devo dare perché sennò muoiono. Chiaramente tutte le informazioni che ho dato precedentemente alla lavorazione della potatura verde le trovate nel video precedente dove faccio una, diciamo, spiegazione teorica completa, quindi io qua non vi sto dando una spiegazione teorica, però vi sto dicendo semplicemente quello che dovete fare. Questa pulizia, facendo una sintesi, si fa per dargli aria e luce e poi anche per dare un effetto corretto ai trattamenti, perché se si lascia tutta una macchia, diciamo poi il trattamento non entra dentro e poi essendoci un luogo chiuso tutte le malattie fungine che sono presenti anche in questo territorio vanno ad attaccare la pianta, quindi aria e luce. Continuo, vado a togliere le foglie che ci sono qua sotto. Questa pianta ha lavorato un sacco, devo dire, quest'anno. Questo controllo non c'è niente, lo possiamo togliere. Tutte le foglie sotto si tolgono, tanto vanno semplicemente a dargli meno energia alla pianta. Questo non ha niente, quindi lo tiriamo via.
a questo grappolo qua sopra questo, quindi salviamo questo, ci lasciamo la foglia così non si brucia, anche se ho visto le previsioni del tempo che prossimamente pioverà, quindi è un bene, perché pensate che da inizio quasi fine aprile che non piove, è un po' preoccupante la situazione, anche perché adesso siamo a ridosso dell'estate, quindi ho paura che poi alla fine abbia poi io dei problemi con tutte le irrigazioni, tutte le cose che abbiamo piantato, compreso le patate. Ieri sera ho fatto le 9 per annaffiare, rendiamoci conto, cose che quando ero piccolo non succedeva mai, perché in questo periodo era ancora umido il terreno. È cambiato tutto adesso. Allora, mi sposto qua sopra, questo non ha niente, via. Qua si taglia sopra, così li si lascia a protezione del sole. Di qua c'è questo ramo grossissimo che non ha niente, quindi lo leviamo. Via. Anche questa roba sotto la togliamo, tanto non serve a niente, va solamente a togliergli acqua. 1, 2, questo ramo qui lo abbassiamo, però lo lasciamo perché fa anche un po' d'abbellimento. Di qua ci sono questi rami con questo grappolo qui che si lascia, questo lo leviamo, tutti questi foglie sotto si levano, tanto non servono a niente, così gli togliamo anche lavoro alla pianta. Qua sopra facciamo un po' di pulizia, tanto qui non ci sono grappoli. Vedete, questa pianta già presenta un accenno di malattia, vedete? Questa è fungina, quindi andrebbe trattata con lo zolfo, però ancora per me è presto e già questa lavorazione va a dargli un aiuto. Finiamo qua, 1, 2, tutta questa roba sotto la possiamo togliere, così la pianta si occupa semplicemente nel portare a maturazione l'uva, anche se poi non la mangerò come vi ho già detto, però ora la pianta già comincia a essere più bellina. Di là c'è qualche ramo di troppo, lo togliamo, 1, qui ci sono delle foglie di troppo, qua c'è un grappolo, lo lasciamo, 2, e come vedete la pianta comincia a essere anche più bella, vedete, a parte queste foglie di qua è molto più bella. Vado dietro perché c'è rimasta quella roba. Tanto poi considerate, come ho già detto nell'altro video, la pianta fra una settimana, 10 giorni continuerà a fare altre foglie, le foglie più piccole cresceranno, quindi ora la vedete un po' più spoglia rispetto a prima, ma non vi preoccupate perché fra una settimana è già cambiato tutto. Si va di qua, si pulisce. Io direi che ci siamo e una volta pulita tutta questa roba ci spostiamo nel pergolato, così vi faccio vedere anche un po' la lavorazione che faccio lì. Mi sembra che il risultato sia buono, levo queste ultime foglie che ci sono qui che non servono a niente e direi che ci siamo. Allora amici, eccoci qua all'ombra della nostra pergola, appunto mi raccomando mantenete anche l'ombra, però come ho già spiegato nello scorso video
è importante che la vite, appunto tutto questo pergolato, abbia un po' di luce, un po' di aria, perché se no le malattie fungine vanno a annidarsi dentro. Però comunque sia, mantenete sempre un po' di ombra, poi tutte le spiegazioni le ho fatte nel video precedente dove dura veramente molto, però mi raccomando, perché la regola è che il pergolato dovrebbe servire come area di ristoro. Solitamente i pergolati in antichità venivano usati dai contadini come punto di brecca, appunto dove uno veniva a riposarsi o semplicemente anche a mangiare, perché dovete sapere che le foglie sono molto grandi, quindi riparano appunto dal sole, quindi se uno vuole a pranzo o semplicemente anche la sera, quando uno vuole semplicemente leggersi un libro, stare a riposarsi, io lo faccio molto spesso, anche perché dovete sapere che la sera noi agricoltori, dopo una giornata di lavoro molto estenuante, cerchiamo di recuperare ciò che abbiamo perso anche con il telefonino, perché ci allontaniamo dalla società, però dobbiamo fare poi i conti con i tempi moderni per forza, perché i nostri amici poi stanno sui telefoni, l'attività social appunto anche di YouTube l'ho fatta perché è un modo per trovare persone, è anche comunque sia una chance, cioè non tutto quello che viene fuori da questi tempi moderni è negativo, anzi, probabilmente senza questa opportunità non ci sarebbe stato questo incontro. Sono molto contento di connettermi con le persone che mi ringraziano, mi scrivono perché gli offro un servizio gratuito, ma ci mancherebbe altro, anzi noi siamo qua apposta per quello, perché ognuno di noi ha un obiettivo, penso, e quello di aiutare le persone per me è bellissimo. Poi alla fine io non sto aiutando una persona, perché se qualcuno poi fa del bene alla natura da qualche parte, che sia da 100 km o a 2 metri, fa bene anche a me stesso, quindi dobbiamo ricordarci che questo mondo è di tutti, specialmente l'Italia è un paese bellissimo, potrebbe essere ancora più bello se ci fosse veramente una manodopera nell'ambiente dell'agricoltura migliore. Purtroppo c'è stato questo abbandono, però non possiamo farci niente. Mi sono un po' dilungato, però volevo semplicemente puntualizzare come sempre questa cosa. Io vi ringrazio, spero di aver fatto un bel lavoro, io sono molto contento, queste foglie emanano un odore di uva incredibile, io non vedo l'ora di vendemmiare e di mangiare, anche se, come ho già detto, quest'uva mi sa che finirà nello stomaco dei daini e dei caprioli, anche perché qua non è recintato, quindi va bene così. Poi da queste parti ci sono un sacco di calabroni che sono un problema perché bucano l'acino e poi si disperdono tutti gli zuccheri. Però cosa ci dobbiamo fare? Queste sono le cose normali che accadono in agricoltura. Io vi ringrazio amici, vi ricordo semplicemente di lasciare un bel like, perché no, con un bel commento, e niente, vi aspetto come sempre su Facebook. Se avete qualche domanda, Facebook o la mail, come volete voi, io sono sempre a disposizione, appunto quando posso cerco di rispondervi il prima possibile, e ci vediamo prossimamente con dei nuovi progetti, va bene? Ciao!